Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento un altro prodotto della Salvimar che mi è arrivato insieme agli altri. Si tratta di un nuovo orologio computer per la pesca in apnea e l'apnea, il freedive. Veramente un prodotto interessante e andremo a vedere poi dettagliatamente le varie funzioni e le novità rispetto agli altri orologi presentati sempre da Salvimar e quelli che si trovano in commercio. Allora, questo è il freedive, come ho detto. Adesso andiamo a vedere nella scatola semplice di cartone che c'è l'orologio presentato in questo modo. Non c'è altro per quanto riguarda tutte le istruzioni e le funzioni. Basta scaricare sul sito della Salvimar il file PDF dove c'è scritto come utilizzare l'orologio e le varie funzioni, quindi è abbastanza semplice. Poi metto il link casomai nella parte sotto per andarlo a scaricare. Ora, l'orologio si presenta pressappoco come altri orologi, quindi ha il frontale argento molto bello e il cinturino nero. E poi rispetto ad altri orologi della Salvimar il cinturino è stato fatto leggermente più grande, quindi rimane più comodo per indossarlo. Allora, questo orologio chiaramente computer ha pressappoco le funzioni che hanno un po' tutti, quindi ha un profondimetro fino a 100 metri, ha poi le varie funzioni come un orologio, ha il cronometro, ha il doppio orario col fuso. Se noi magari siamo qua in Italia possiamo mettere un secondo orologio magari se andiamo a Londra senza spostare quello principale, quindi abbiamo la possibilità del doppio orologio. Poi ha il segnale, diciamo così, orario, quindi possiamo impostare anche l'ora legale. A quel punto possiamo attivarla o disattivarla quando l'ora legale viene tolta. Chiaramente ha il calendario classico con giorno, mese, anno fino a 100 anni e poi ha le varie funzioni classiche, allarme sveglia, la retroilluminazione. Poi diciamo così ha delle funzioni nuove rispetto agli altri. Ha 5 allarmi di profondità, quindi se vogliamo magari, ma anche nella pesca in apnea, ma nella sola apnea, impostare gli allarmi a seconda della profondità che ci interessa. Non lo so, magari vogliamo fare un tuffo a 50 metri, possiamo impostare 5 allarmi, 10, 20, 30, 40 e 50, quindi mano a mano che scendiamo lui ci avvisa con i bip differenti, quindi a 10 metri un bip, a 20 metri due bip e così via. Quindi ci dà la possibilità di sentire e capire a che profondità siamo senza guardare l'orologio. Poi rispetto, diciamo, agli altri ha la possibilità di memorizzare le immersioni in modo diverso, mentre un orologio classico ha 200 immersioni e praticamente le memorizza anche giorno per giorno in un'unica parte e poi va successivamente a sovrascrivere quando continuiamo a pescare nei vari giorni. Questo ha la possibilità di, diciamo, di dividere in blocchi le varie pescate, quindi ha 30 blocchi di cui ogni blocco ha 99 immersioni. Quindi non lo so, mettiamo che oggi vado a pesca e faccio 50 tuffi, 50 immersioni e poi rivado dopo 3 giorni. Lui praticamente crea un altro blocco, un blocco 2 con una nuova data e rimemorizza altre 99 immersioni e così via fino a 30. Poi chiaramente c'è la possibilità sia di rivedere immersione per immersione, blocco per blocco e stessa cosa cancellarli completamente tutti, oppure entrare in ogni blocco e cancellare quelli che non ci interessano. Quindi ha questa possibilità che non è male, perché ha più immersioni suddivise e non sono come in altri orologi messe tutte in un unico blocco e a volte uno per cercarli deve spostare manualmente i tasti uno per uno finché troviamo quello che ci interessa. Diciamo che è un'ottima cosa. È stato cambiato anche il sensore di profondità, è diventato molto più sensibile rispetto ai precedenti. Questo ha un aggiornamento molto più veloce rispetto ai precedenti, quindi se si parla di 0,5 millisecondi ogni interrogazione alla pressione. È quasi un controllo in diretta per quanto riguarda la profondità.
quindi anche questo lo rende più preciso e completo. Chiaramente quando facciamo le immersioni c'è riportato un po' tutto, quindi c'è la profondità, il tempo di immersione del singolo tuffo, la temperatura, e poi chiaramente ogni volta che risaliamo dall'immersione c'è il calcolo del recupero in superficie, quindi anche questa è una cosa ottima, come in altri orologi per la pesca in apnea. Ha una batteria classica al litio, la CR2022, quindi è semplice da trovare, però chiaramente è consigliabile quando la batteria si scarica di farla cambiare a un negozio specializzato. Inoltre ha anche un'icona dove ci indica il valore della batteria, quindi quando la batteria sta per scaricarsi c'è la classica icona con le tacchette, e man mano che si scarica scende e poi ci avvisa quando si illumina che dobbiamo cambiare la batteria. L'orologio si presenta bene, è molto bello anche da portare al polso, diciamo, giornalmente, quindi non è un orologio che diciamo siamo costretti a portarlo soltanto in acqua. È molto bello esteticamente, quindi va bene anche per tutti i giorni. Il cinturino è abbastanza lungo a vederlo, quindi con la muta o con i guanti non crea problemi per quanto riguarda la lunghezza del cinturino. Prima di concludere questo video volevo riassumere le novità che ha questo orologio computer rispetto a quelli precedenti. Allora, ha la possibilità di impostare 5 allarmi di profondità. L'altra novità è quella del sensore, che è cambiato, ha un sensore molto più sensibile rispetto a quelli precedenti e aggiorna la profondità in un modo molto veloce, addirittura quasi in diretta. Un'altra novità è quella delle immersioni. Quando andiamo, diciamo così, con orologi quelli classici memorizzavano fino a 100, 200, 300 immersioni, però mettevano tutto in un unico blocco, mentre questo ha una suddivisione in blocchi. Ogni blocco memorizza 99 immersioni e i blocchi sono 30, quindi possiamo fare 30 memorizzazioni con 99 immersioni. In ultimo ha, diciamo, il controllo della scarica della batteria. Ragazzi, credo di aver detto tutto di questo orologio, che chiaramente lo devo provare in acqua, ma al momento è veramente bello. Mi dispiace che non conosco il prezzo e non so neanche quando sarà l'uscita ed è possibile trovarlo dai vari rivenditori. Bene, allora cercherò di portarlo in acqua, di fare qualche ripresa semplice, diciamo, quando risalgo dalla superficie e quando scendo metto la telecamera sull'orologio per vedere effettivamente la velocità di aggiornamento dei dati. Ho dimenticato una cosa, il profondimetro si può attivare manualmente con i bottoni, oppure parte in automatico appena facciamo la cavolta e scendiamo. Con questo ho concluso, grazie per avermi seguito in questo video. Se non siete iscritti al canale, ragazzi, fatelo, a me fa piacere e niente, ci vediamo nei prossimi video. Ho altre cose da presentarvi prossimamente. Ciao e grazie.